tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vediamo come realizzare un bordino I-cord all'uncinetto, una tecnica abbastanza semplice per realizzare la rifinitura di colli, scogli di maglioncini. Può essere utile per realizzare il contorno e la chiusura della parte finale della manica, le basi dei nostri sempre maglioncini, scialli, colli, sciarpe, eccetera. È una tecnica semplice che crea un effetto, vedete, di un bordino tridimensionale dal risultato molto bello e pulito. Il bordino risulta, vedete, ben rifinito e in ordine sia nella parte del davanti che nella parte interna del rovescio. Una tecnica usata molto anche per le lavorazioni con i ferri, che noi oggi andremo invece a realizzare con l'uncinetto. Vi faccio vedere alcuni dei miei lavori realizzati con dei bordi di rifinitura. Questo per esempio è il mini cardigan Provenza, di cui trovate anche il pattern con le spiegazioni sul mio Ravelry Store, e poi in descrizione sotto al video vi lascio il link del mio Ravelry Store. Qui ho lavorato il bordo del mio cardigan a maglie bassissime con giri di andata e di ritorno. Con un bordino I-cord che vi faccio vedere oggi nel video tutorial potrei andare a sostituire la lavorazione con giri di andata e di ritorno maglie bassissime e lavorando un bordino anche un pochino tridimensionale, perché come vedremo si formerà un bordino che tenderà un pochino a girare e darmi una rifinitura meno larga in centimetri, ma quello poi vediamo, lo potrete stabilire eventualmente anche voi lo spessore, e più che altro è una lavorazione, quella che vediamo oggi, un pochino più veloce per realizzare una rifinitura. Questo è Cardigan Vanilla, sempre un progetto che trovate di cui trovate il pattern nel mio Ravelry Store. Qui per il bordino per la rifinitura del cardigan avevo sempre adottato il metodo delle maglie bassissime con giri di andata e di ritorno. Può essere sostituita da questa lavorazione di un bordino I-cord. Vediamo come lavorare il bordino. In questo caso, per questa maglia, io ho rifinito con un giro di maglie basse lo scollo e ho concluso la lavorazione chiudendo il giro in tondo. Quindi ho la mia maglia da questa parte. Entro con l'uncinetto all'interno della stessa maglia di base e porto fuori il filo. Porto questa maglia in questo modo sull'altro uncinetto, quello di sinistra, e stringo un pochino la codina. Mi raccomando che questa lavorazione deve essere fatta soprattutto nei primi giri di avvio in modo morbido. Punto l'uncinetto di destra sulla maglia dell'uncinetto di sinistra, un gettato, e porto fuori praticamente la mia asola di lavoro. L'asola portata fuori la giro e la riporto sull'uncinetto di sinistra. Quindi sull'uncinetto di sinistra mi trovo due maglie. Entro nella maglia che ho appena riportato e lavoro un'altra maglia che porto fuori in modo morbido e rigiro nell'uncinetto di sinistra. Quindi ho 3 maglie nell'uncinetto di sinistra e una maglia nell'uncinetto di destra. Per appunto decidere lo spessore del bordino I-cord posso avviare tante maglie quante dello spessore desiderato. Nel mio caso adesso avvierò in tutto 5 maglie. Un bordino I-cord può essere anche lavorato anche con 4 maglie, con 6 maglie, a seconda appunto dello spessore che volete realizzare. Ecco, io ho fatto delle prove e 5 maglie per questo bordino mi andavano bene. Quindi ho queste 3 maglie sull'uncinetto di sinistra, lavoro un'altra maglia che è la quarta, che riporto qui in questo uncinetto di sinistra, e ho 4 maglie, 1 2 3 4. A questo punto porto anche la maglia dell'uncinetto di destra sull'uncinetto di sinistra, dove in totale io ho 5 maglie, 1 2 3 4 5. Se volete un bordino appunto un pochino più piccolo, avviate a una maglia 2 in meno. Queste 5 maglie adesso le lavoro in questo modo.
inserisco l'uncinetto di destra sulla prima maglia, un gettato e porto fuori il filo. Faccio cadere la maglia e ho una maglia qui sull'uncinetto. Cercate di tenere il tutto molto morbido, perché soprattutto adesso nel primo giro di avvio la lavorazione tende a restringere. Punto l'uncinetto nella maglia successiva, un gettato e porto fuori la maglia che faccio cadere. Ho 2 maglie nell'uncinetto di destra e 3 in quello di sinistra. Lavoro anche quest'altra maglia e in questo modo faccio cadere il filo che ho dall'altra parte, l'asola che ho dall'altra parte. Mi restano 2 asole sull'uncinetto che posso lavorare, che devo lavorare tutte e 2 assieme, o inserendo l'uncinetto dietro, così in questo modo, e con un gettato le lavoro assieme, oppure posso portarmele sull'uncinetto e fare un gettato e portare fuori le 2 maglie insieme. 4 asole sull'uncinetto, punto l'uncinetto sulla prossima maglia di base che devo lavorare e porto fuori il filo, e in totale mi trovo con 5 asole. Questa è la base di lavoro del mio bordino da realizzare. Spingo l'uncinetto verso la parte finale, la punta finale, e prendo l'uncinetto nuovo e riprendo la lavorazione. Quindi punto l'uncinetto nella prima maglia, un gettato, la lavoro in questo modo, punto l'uncinetto nella seconda maglia come se dovessi lavorare una maglia bassa, prendo il filo con un gettato e poi faccio cadere la maglia, una terza maglia da lavorare allo stesso modo, quindi la terza, porto dentro l'uncinetto alla maglia, un gettato e poi faccio cadere la maglia. Ho 3 maglie sull'uncinetto e me ne restano 2 da lavorare, che posso o lavorare in questo modo facendo uscire il filo, oppure posso portarle nell'uncinetto di destra, un gettato, e lavoro queste 2 ultime maglie, solo le ultime 2 assieme. Ho 4 maglie nell'uncinetto. Riprendo la lavorazione, mi aggancio al bordino della mia maglia puntando l'uncinetto e portando fuori il filo. Ecco che così ho di nuovo le mie 5 maglie e continuo la lavorazione sempre in questo modo. Se dovete rifinire una maglia, vi consiglio dapprima di fare una prova su un campione per prendere dimestichezza sia della lavorazione fatta con i 2 uncinetti e sia anche della morbidezza, della tensione del lavoro che dovrete applicare, giusto per testarla, perché all'inizio si tende ad avere una mano di lavoro abbastanza stretta quando si inizia a lavorare questa tecnica, ma poi strada facendo, impratichendosi, si prende la mano e si capisce qual è la giusta tensione da dare, anche in base al filato che state utilizzando, al vostro bordino. Quindi sicuramente, soprattutto se avete dei filati come nel mio caso un po' pelosetti, io adesso sto lavorando con 2 fili, uno di merino e uno di mohair, è facile che la lavorazione poi sia difficile da disfare, quindi vi consiglio di fare una prova. Ecco qui che ho lavorato le ultime 2 maglie assieme, mi sono cadute anche nell'uncinetto e ho 4 maglie, punto l'uncinetto nella prossima e porto fuori il filo. Vedete che il nostro bordino sta prendendo forma. Sono quasi giunta alla fine della lavorazione di tutto il giro del mio bordino, prendo l'ultima maglia e sposto il mio uncinetto e lavoro l'ultimo giro. Quindi la prima maglia, la seconda maglia, la terza maglia e poi le 2 maglie assieme. Ho così terminato il giro, mi restano 4 maglie sull'uncinetto. Vado a chiudere la prima,
a lavorare la prima, vado a lavorare la seconda, faccio passare la prima sulla seconda, lavoro un'altra maglia e faccio passare questa maglia qui, la seconda sulla prima, e poi lavoro l'ultima e faccio passare nuovamente. Tiro la mia codina, ho quindi chiuso il mio bordino, stringo un pochino e lo andrò a cucire all'altra estremità. Cercate con l'ago da lana di unire le due estremità del bordino in modo da far risultare il lavoro più uniforme possibile. Ed ecco terminata la nostra lavorazione lungo tutta la circonferenza del nostro maglioncino. Una rifinitura molto bella, molto precisa, che risulta bene sia nella parte del davanti che all'interno del nostro maglioncino. Un metodo che possiamo utilizzare per rifinire colli, bordi delle maniche o basi dei nostri maglioncini, o che più ne ha più ne metta. Va benissimo anche per delle rifiniture degli scialli di sciarpina. Spero che questo nuovo metodo vi sia piaciuto e possa esservi utile per utilizzarlo per scontornare i vostri progetti. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei vostri commenti e ci vediamo prestissimo. Ciao!